approaching decision height. 50, 40, 30, 20, 10, 5. Bentornati a tutti quanti sul mio canale. Io voglio ringraziare coloro che hanno fatto delle donazioni al canale e mi hanno aiutato a prendere un ulteriore aereo per la flotta degli Airbus A320 e stiamo parlando dell'A330 della Tolis. Quindi oggi in anteprima sul mio canale andiamo a vedere le varie funzionalità di questo splendido Airbus. Sono sincero, insieme al Tolis ho preso anche il pacchetto della Mango, ma sono rimasto deluso dal modo come il pacchetto Mango Studios per i suoni interagisce con l'aereo. Quindi ho preferito tornare con un F-Mod originario e insomma va bene così, anche perché di solito quelli della Tolis sono abbastanza buoni. Io mi auguro che presto ci sia un progetto COSP anche per la 330, perché comunque è un ottimo modo per prendere e farlo. Sinceramente ho trovato una mod, non mi ricordo dove, mi pare su express.org, sull'F-Mod migliorato, e devo dire che si sente molto molto bene. Per chi non l'avesse fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se volete continuare a sostenere il canale con delle piccole donazioni come avete già fatto, insomma, vi ringrazio, anche perché quello che donate per il canale verrà riportato sul canale, quindi non è che ci siano grosse cose. Ok? Quindi bando alle ciance e andiamo a prendere e a inizializzare il nostro volo. Allora, intanto io sto usando l'Eternal Map, dove praticamente faccio il piano di volo, vengono integrati anche i venti, viene integrato tante cose, quindi è completamente gratuito, è completamente interattivo. Si può anche integrare con SimBrief, però io SimBrief non è che lo amo più di tanto. Quindi una cosa che voglio farvi vedere, che è molto molto carina, è l'integrazione di questo piano di volo all'interno di Habitab. Quindi noi andiamo, facciamo il nostro piano di volo, mettiamo le nostre seat, le nostre star, gli approaching e così via. Però ecco, una cosa che voglio cambiare di questo piano di volo è la pista di atterraggio. Non voglio atterrare sulla runway 4, ma sulla runway 22. Quindi io vado a prendere la star della 22, sì, di Ginevra, direttamente gli LS4, gli LS22, ok. Inserisci approccio LS22, ok. E andiamo a un po', sì, perfetto. Allora
Facciamo serviamo il piano di volo, il piano di volo, lo esportiamo. Sì, mi chiederà ok, salva. Ok. Una cosa bella che possiamo fare, come dicevo, è l'integrazione con Avitab. Andiamo su file, facciamo salva la mappa come immagine per Avitab. L'ho fatta personalizzata da 1920 per 1080. Lui si va a cercare la posizione all'interno di Spagna di Avitab e ci va a mettere questo file con il file JSON. Ok, io già l'avevo fatto, l'ho sovrapposto e adesso andiamo a vedere come è all'interno. Ok, allora intanto vado su qui, no, facciamo extend power on e lo metto anche come default. Ok, save situation. Ok, in maniera che quando abbiamo il nostro simulatore già è in questa modalità. No, qui c'è tutto quanto a posto. Ok, ok, andiamo un attimino a cambiare un paio di cosette. Ok, andiamo anche a vedere un po' com'è. No. Ecco qua. Abbiamo cambiato il nostro TCAS. Ok, tagliamo la configurazione e andiamo avanti. Perfetto. All right. I'm the one who does the cockpit preparation. Ok, quindi adesso lei comincerà a preparare il nostro
cosa che dobbiamo fare è mettere all'interno del What's the takeoff flaps today? flaps one, ok. L'unica cosa che dobbiamo fare adesso è mettere qui, no, intanto questo dopo va fatto, ok. Andiamo a mettere il nostro piano di volo, andiamo in init, facciamo l'IRF LSGG, ma così non lo vedrà mai, ok, IRF Lima Sierra Golf Golf, ok. Engines fire test. Ok. Andiamo a prendere, ok, il cost index. Ok. 250 passeggeri. Piedi di altezza, possiamo mettere circa il nostro numero di volo 788 Whisky Zulu, Whisky Papa. Data insertion ZFW. Flaps. Trim. Ok, adesso lui sta facendo un qualcosa di particolare. Allora, il Fireplane, quello che qui lui si ferma perché lui non ha le reference che vanno messe qui. Ok, una cosa che non mette mai praticamente è la pista temperature, diciamo la 25, temporale Ok. insert, diciamo clear, qui, temporale insert. Adesso torniamo a Studix e gli andiamo a mettere questo e lui adesso si ritrova le reference e si mette questo qui è un piccolo bug dello Speedy Copilot. Ok, la stessa cosa la possiamo fare dall'habitat del nostro Turis. Thomas, ok, link to data, ok, rivediamo questa operazione qui. Mettiamo qui insert link e lui praticamente aggiorna le performance per il take off. Ok. Sì, si stanno allineando e sta aspettando di che
allinea. Ok. Visto che si è un po' bloccata, Okay. facciamo ripartire da questo punto. Sto dicendo, possiamo fare la stessa cosa da qui. Se noi andiamo su Take Off Performance possiamo fare la stessa cosa inserendo i dati diciamo ok, compute, e poi lei praticamente queste reference se le riprende da qui. Ok, dicevo in Navitab, se noi andiamo su Maps, intanto vabbè, ci dà la nostra posizione, ma se vogliamo vedere l'aereo sul punto rotta andiamo qui, andiamo su Marcator, andiamo a prendere il JPEG e lui praticamente la cartina che abbiamo stampato se la riporta. Facciamo segui e abbiamo la nostra situazione così, ok? Perfetto. Ok, siamo allineati. Allora, che ho messo la destinazione Ginevra e la runway, la 22. Perfetto, no, performance, stiamo a posto. Init, data, no, dovrebbe essere qui a posto. Andiamo avanti.
Runway entry. I am ready. No, ho sbagliato ragazzi. Cabin crew takeoff. No. Cockpit preparation. Let's do this way. I'm doing the cockpit preparation procedure during your walk around. Scusatemi ragazzi, ma What's the takeoff flaps today? Engines fire test. Data insertion ZFW. Flaps. Trim. ok. Quindi intanto noi prepariamo il pushback. Okay. IRS aligned. Ok. Adesso dovrebbe far partire di più in teoria. Ok. Cockpit preparation done. On my side. I'll wait for you. Ok. Before clients procedure. Starting the APU. Ok. Intanto prepariamo, chiamiamo il nostro pushback.
mode è acceso, ok. Do we have the start clearance? Cabin crew, arm doors, cross-check and report. E chiude le porte. E noi possiamo far partire i motori. Reporting engine number complete. Starting engine number 1. E stiamo partendo. Allora, guardate che spettacolo. Ok. Ripartiti. Okay. After start flow finished. Voti della taxi. Flight controls check. Full up. Full down. Neutral. Full right. Full left. Neutral. Full left. Full right.
Check complete. Ok. Departure briefing is confirmed. ATC code and mode confirmed set for takeoff. I am ready to taxi. Should we do the checklist? Come vedete si rispetta anche le tempistiche delle procedure all'interno dell'aeroporto, la partenza, le clearance, eccetera. Quindi va bene così. Adesso andiamo a testare questa meraviglia di aeroplano. Nel frattempo andiamo anche a dare un clic qui, take off configuration. Adesso vediamo. What's the takeoff flaps today? Your cabin is ready, sir. We take our seats. Check no blue. Runway entry. I am ready. Ok. Facciamo un touch and go. Ragazzi, il medio è messo sul diretto, cioè quello che è il medio attuale, quindi surrealismo totale. Guardate ragazzi che c'è. Approaching 25. On runway 25. Thrust set. Mantoga. SRS. Runway. 100 knots.
spostiamo le thrust su thrust trim. Flaps up. Running. Guardate che dettagli, ragazzi, il cielo, le sfumature, quello che ha fatto la laminar in questo senso è veramente spettacolare. E ci sono ancora delle belle sorprese. Probabilmente arriverà all'interno dell'engine del Display 12 anche la parte, cioè già c'è, perché comunque abbiamo un grand ending che prende e ci dà tutto quelli che sono le limitazioni a terra, ma io penso che la lamina stia lavorando anche per la movimentazione aeroportuale di suo, anche oltre alla scala mobile, oltre anche al fatto dei, non mi ricordo mai come si chiamano, un po', cioè non è che non mi ricordo, in questo momento non mi sovviene, i finger, ecco qua i finger, queste cose qui dovremmo arrivare a una situazione di animazione molto molto presto. Allora, intanto andiamo a vedere, abbiamo caricato la mappa, andiamo a vedere come si comporta il nostro iPhone. Ah. Un po' se adesso riprende. Ok. Flight level 100.
andiamo a testare il nostro radar per il meta. Ok, allora intanto va messo, sì, ho il numero 2 uguale, auto e va messo in mappa. Poi secondo me va messo in situazione come così, il meno 12, in maniera che ci dà le nuvole e non il terreno, perché scansiona sia il terreno che le nuvole. Ok, facciamo un tilt di 15 al momento. Un po' anche 5. Ok. Ok, e ci dà anche la situazione delle particelle. Però ragazzi, guardate che spettacolo questo c'è. Avendo cambiato noi la vista da telefono. Non riesco più a seguire. Ok. Vediamo il volo, magari ecco è cambiato anche, però si sta riallineando. Adesso andiamo a vedere se poi seguirà questa linea retta. Ma andiamo a vedere questa situazione che devo dire che è diverso rispetto alla famiglia 320, quindi a 319, 320, 321, sempre della Tovis. È un modo di volare diverso rispetto a quella famiglia lì, anche perché la 330 è qualcosa di diverso anche, no, a livello di strumentazione. Io non è che sono molto amante degli
di Airbus, cioè nel senso a livello di volo preferisco i Boeing, ma sono punti di vista, un modo di volare diverso, anche se in entrambi i casi avanzato, però ecco, con gli Airbus ho meno confidenza, però devo dire che è divertente volare anche con loro. Ogni tanto faccio un volo anche con loro perché così si varia un pochettino, anche l'esperienza di volo risulta essere diversa. Un attimo, una cosa. Ok, no. Tutto qui se viene. Ok. Niente. YouTube. Niente. Ok. Essere sfumato. Ok. Ci dà tutta quanta la soluzione meglio. E abbiamo passato praticamente passare in quella sacca di nuvole e stiamo continuando a salire. Vi dicevo, è un modo diverso di volare sia rispetto all'altra famiglia della 320 e rispetto anche a poi l'Airbus rispetto al Boeing è veramente un'altra cosa. Io preferisco volare sui Boeing, ma è una questione di gusto e anche insomma di esperienza di volo. Per carità, gli Airbus sono fantastici, ci si vola bene, però per motivi tecnici io preferisco i Boeing, ma sono punti di vista, però insomma è piacevole volare con entrambi, il punto è questo. Quindi dicevo, ho più dimestichezza nelle procedure di volo sui Boeing rispetto agli Airbus, quindi magari potrei fare qualche errore perdonatemi per questo. Detto questo ragazzi, rispetto alla famiglia degli A320, la 330 è diverso, veramente diverso. Anche perché è un aereo che ha bisogno di avere maggior controllo, e questo qui magari è più divertente come esperienza di volo, maggior controllo specialmente nella fase finale, perché va rallentato all'inizio, va rallentato un po' prima perché ci mette più tempo ad arrivare alla velocità fissata, specialmente durante l'atterraggio. Come visto anche l'accelerazione per il decollo è abbastanza lenta, quindi
aereo importante, ha un peso importante, ha una stazza importante, quindi ci mette un po' più di tempo rispetto ai legni un po' più piccolini. Detto questo, stavo dicendo che per Xplan ci saranno delle grandi e bellissime sorprese. In un futuro e penso che dovremmo aspettare la tarda primavera prima di vedere altre grandi belle cose. Intanto loro che hanno fatto è eccezionale, veramente eccezionale, rispettano tutti gli standard, il volo è, l'esperienza del volo è bellissima ed è veramente un simulatore di volo. Quindi almeno per chi ama la simulazione del volo, poi per chi ama la grafica può anche andare su altri lidi tranquillamente, perché comunque se parliamo della concorrenza praticamente accattivante, però se parliamo di fisica del volo no, non ci siamo proprio, è tutt'altra cosa. Ok, abbiamo ripreso, vedete, e siamo sul sentiero di volo, sul sentiero del piano di volo, nella tranquilla. Abbiamo soltanto un po' avuto una rigata più larga in partenza, va bene così. Però ragazzi, guardate che spettacolo. E dicevo, come già avevo già previsto, la lamina sta cercando di valorizzare al minimo plugin esterni proprio per evitare ritardi durante la simulazione. Io ne ho pochi, veramente pochi, e l'ho notato anche con il sound studio della Mango, che sono invasivi a livello di simulazione, che hanno dato anche dei problemi, quindi possono dare anche problemi strutturali di strumentazione all'interno della simulazione. Quindi ci sono anche altri modi per 1000 to go. avere dei suoni ottimali, almeno di alternative ce ne sono molte. Anche per gli altri 320, la famiglia 320, ho acquistato il COSP, che praticamente mantiene sui file originali tutto, e ti dà la possibilità di regolarti il suono come vuoi. Quindi secondo me quindi stavo dicendo che proprio per queste differenze, queste lacune che possono succedere durante Alt star. la simulazione, la lamina sta cercando proprio di Alt. togliere i plugin esterni. Infatti il loro più grande lavoro è stato proprio quello del meteo, di integrarlo a livello cioè a livello sia personalizzabile, ok, perché ci sta che possiamo personalizzare, e sia anche in tempo reale,
questo è in tempo reale e ragazzi è qualcosa di spettacolare, sembra di stare in cabina ragazzi, guardate che cielo spettacolare. Proprio per togliere, cioè, proprio perché è un grande lavoro e tutte le parti esterne per il medio, la questione del medio ovviamente danno problemi durante la simulazione e sono ben noti. Quindi hanno fatto un grande lavoro, sicuramente ci sarà qualche aggiornamento ancora, ma già così secondo me si possono mettere l'anima in pace perché è veramente veramente fatto benissimo. Quindi anche per gli altri plugin esterni, per la movimentazione eccetera, allora finché siamo statici all'interno dell'aeroporto, un plugin implementativo non è male, non incide più di tanto, ma comunque incide anche sulle prestazioni dell'engine del simulatore. Quindi il loro obiettivo, da quello che può capire, è proprio di ridurre al minimo l'utilizzo di plugin esterni. E questo l'abbiamo visto perché comunque anche altri hanno smesso di fare. Qui abbiamo anche lo check camera, un plugin che praticamente va a sostituire Six camera, ok, e CX Life. Ecco, una cosa che ho notato è che adesso stanno lavorando sulle mesh e sulle mappe, è già una grande dimostrazione di questo c'è perché io ho scaricato le Orto, ok, Orto 4XP. C'è un plugin che si trova all'interno di spec.org, lui si scarica sia le mesh che le orto, le mette correttamente all'interno del simulatore e via. Ecco, un plugin che sto usando è il Global Forest, che è anch'esso a pagamento, che comunque va ad aiutare in maniera abbastanza leggera il paesaggio. X7 non l'ho scaricato, l'unica cosa che ho di X7 come plugin sono anche lì sono le foreste, non mi ricordo che cosa, perché aiuta il passare la transizione sulle mesh, ok? Ma solo quello. Per il resto lascio fare tutto quanto a quello che è il motore del simulatore stesso. Le librerie sì, le librerie servono, le librerie sono un qualcosa di importante per X-Plane, le librerie esterne, ma le librerie non aiutano a far funzionare meglio l'engine di X-Plane, quindi così, ma anche lì ce ne sono veramente poche. Ecco, le cose che ci possono scaricare sono i pacchetti degli aeroporti
che qui X-Plan ha capito che deve fare qualche cosina e, come dicevo prima, per tutto quello che sono i servizi a terra, per tutto quello che è anche, no, l'esperienza di volo a livello grafico, ci stanno lavorando e penso che in primavera cominceremo a vedere qualche cosina. Ragazzi, io con cioè, mi sembra veramente un tappeto di nuvole, guardate che spettacolo. Ah, vedete. Ok, una cosa che volevo vedere da questa parte qui. Eccola qua. Ecco qua, ok. Perfetto. Qua andiamo a cambiare praticamente la possibilità di prendere e mettere le condizioni della pista. Ok, cominciamo a vedere la performance. Allora, il coinage di Ginevra, quindi vado, ecco, una delle poche cose che magari riesco a mantenere come dove andiamo a mettere il cavo, prima si era golf, ok, no a in merda, e ci dà tutto quello che dobbiamo sapere sul nostro piano per il landing. Allora, abbiamo veramente una buona situazione meteo. Alla 10:19 poi andiamo a mettere ok,
temperatura ci dice che 13 gradi, ok, vento a 183 gradi, a 29, ok, e il radartimetro a 420 piedi. Questa fase l'abbiamo fatta, preview, e questo qui lo lascio così a questo momento, in maniera che sarò, quando dovrò attivare l'approach face, basta che clicco sopra e ci siamo. Ecco, questi qua sono i plugin esterni che bisognerebbe mantenere, anche se andiamo su Habitat ci dà la stessa identica cosa, però magari ci dà anche eventi e altro, e più semplici da leggere. Possiamo fare anche così, se noi andiamo qua su Habitat, vedete, è complicato, andiamo su Home, andiamo su iPods, prima Sierra, Golf, e ci dà siamo a 1410 piedi, no, ecco, non ci dà la situazione meteo o altro about, ok. La mia performance, la 22, dai, questo è 10-20, ho detto che è 156, e qui ci dà anche il metal, e qua se lo mette a 10-17, va bene. Torniamo sul nostro volo. Abbiamo passato, sta cercando il top of descent, allora lo mettiamo a 7000 piedi, Descent. ok, e voglio mettere anche delle fisse info, quindi Gina Sierra Golf Golf, facciamo 122,
abbiamo anche dei radiali. Le fix info, ok. E stiamo scendendo. Prendiamo in Navitab, prendiamo in Maps e tra poco dovremo vedere le Alpi. Evidenziamo l'ecostratto. Siamo quasi pronti per cominciare l'approaching. Dicevo, i plugin devono essere molto pochi, invece quelli che non tutte ma molte librerie servono che aiutano le gente, ma anche qui molto presto ci accorgeremo che verranno integrati all'interno del simulatore, proprio per dare un pacchetto completo a tutto quello che è l'esperienza di volo e l'esperienza di simulazione. Sinceramente io ho provato Flight Simulator 2024, non l'ho portato sul canale perché secondo me non ne vale la pena, secondo il mio punto di vista, secondo la mia opinione, perché come dicevo, mi sono divertito perché è accattivante, ho fatto però la fisica del volo, ragazzi, cioè veramente non puoi fare una scivolata tala e vedere che l'aircraft si comporta male con la scivolata tala, cioè nel senso che fa l'opposto di quello che deve fare. Poi ecco, ho sentito chi lo usa dice no, patch su patch, ogni giorno ce n'è una, quindi devi aggiornare uno, poi aggiornare l'altro, poi aggiornare l'altro, devi aggiornare quello, c'è un continuo aggiornamento, cioè nel senso rispetto al 2020 non è cambiato molto. Quindi ecco, magari un'esperienza, magari offre altre cose come l'esperienza online, con il fatto anche di poter condividere alcune situazioni con altri utenti, no, per carità, insomma, secondo il punto di vista del gaming non è male, ma del gaming, cioè nel senso del gioco di simulazione, grafica accattivante, per carità, bellissimo, solo che quando vai a fare la simulazione di volo, quello che dovrebbe essere la simulazione di volo è tutt'altra cosa, cioè nel senso, cioè, ti diverti, lo fai, però non ti dà l'esperienza che ti dà un vero simulatore di volo come si vede. È più un real life che con
l'esperienza insomma di quello che dovrebbe essere in qualsiasi gioco, no? Di esperienza diretta in terza persona su, però ecco, con il volo c'ha niente a che fare, c'è veramente poco a che fare con la fisica del volo. Poi è logico, è bello, è accattivante, credo, però se io devo fare simulazioni di volo, e l'aircraft mi deve dare dei comportamenti corretti in qualunque fase, in qualunque situazione per prendere e darmi la realtà delle cose, o almeno avvicinarsi il più possibile a quello che è la realtà di una simulazione di volo, ok? Quindi è una nostra scelta. Ok, no, devo mettere anche l'arrivo, l'SG arriva, l'SG2 e poi inizia. Speed. Ok. Oh, guardate che bella trasmissione, ragazzi. E dicevo, Radio altimeter alive. questa parte qui comincia a essere fastidiosa degli occhi e poi ci viene incontro questo qui. Però
Caution to rain. Caution to rain. No. Caution to rain. Caution to rain. Caution to rain. Caution to rain. La prossima volta devo mettere prima questa parte qui in maniera che ok. Heading yes. Ok. Track. Heading. Track. Nav. Devo dire che hai ripreso molto bene.
risposto molto bene alla situazione di pericolo. E così comunque si comporta bene come aircraft, quindi vediamo ancora. È stato emozionante, ragazzi, veramente è stato emozionante perché
Andiamo ad attivare. 1000 to go. Ah, l'ha persa? Alt star. Ok, quindi tutto quello che ho programmato. Intanto mettiamo LS e Apple Space. Lock blue. Alt. Vediamo gli spoilers. Riavviamo. Ok. Radio altimeter alive. E interveniamo. Speed checked. Flaps 1. Flaps full. Launch star. Lock. Glide slope star. Ma siamo alti. FBA. Quindi siamo troppo alti rispetto alla pista. Quindi no. Li attacchiamo. Ok.
Positive climb. Track. Nav. Allora, andiamo su Climb. qui, Heading. si apre, tu, Nav. Open climb. ok, perfetto. E quindi, non avendo messo prima la situazione della pista, ci siamo dovuti prendere il tempo di una riattaccata. Flaps up. Running. E rimetterlo sul percorso. Arrivo tra un secondo.
dicevo, rispetto alla famiglia 320 è diverso. Quando un lampeggia così è un modo per dire che possiamo fare un bypass, ma preferisco allineare anche il tempo di scendere e tenere la velocità, ok? Quindi intanto Open descent. Hum. ecco, la cosa che migliorerei è questa parte qui. Non più di tanto perché quasi va quasi bene, però va bene così. Allora, riattiviamo l'approach face. Ok, e di nuovo anche da qui. Lock blue. $1,000 to go. Andiamo a vedere qua la referenza è 158. Alt star. Alt. Speed checked. Flaps 1. Lock star.
slow. Poi se riusciamo, ok. Radio altimeter alive. Proviamo anche l'auto-landing che non basta. Approaching 2-2. Perfetto. Continuous. Landing. Reverse freeze. Decil. Seventy knots. E benvenuti a Ginevra.
lavoro della laminar, guardate che spettacolo di effetti, la nebbia che in questo momento c'è. Quindi noi siamo pieni di dettagli. Rispetto a riesco a trovare un parcheggio, sì, qua ce n'è uno. Ok, vediamo un po' com'è andata. Minute. 400. Allora, c'è da dire che è da quando è uscito ad oggi, rispetto alle altre famiglie dell'Airbus,
avuto un aggiornamento solo. Si prospetta che più avanti ci saranno altri aggiornamenti anche per loro che sono così nuovi praticamente. Che sono nuovi. Voglio dire una cosa, perché questo qui lo dava anche all'inizio con prima che gli altri 20 la famiglia 320 mi si aggiornasse praticamente. Diciamo che fluttua leggermente, ma ci possiamo anche stare. Niente ragazzi, questo qui è quanto ho avuto da dirvi sul nuovo A330 della Toris. Devo dire che si comporta abbastanza bene, a parte qualche piccolissimo bug, ma roba trascurabile in questo momento. L'aircraft si comporta bene, ci si vola bene, è molto molto manovrabile e diciamo che prima che lo migliorino ci vorrà almeno per altri 4-6 mesi, però anche perché come dicevo Spider è giovane, quando rilascia una beta la rilascia in maniera corretta e dà anche modo agli altri sviluppatori sia esterni che freeware, no, la possibilità di prendere e migliorare la situazione in tempo quasi reale, insomma, quindi va bene così. Consigliatissimo veramente il Toris A330, molto molto consigliato. Ci sono ancora alcuni bug che sono trascurabili perché basta metterci le mani e andare tranquillamente, però come potete ben vedere, insomma, è di gran lunga superiore. Io vi auguro veramente tante bellissime cose, iscrivetevi al canale, se volete altri contenuti anche sulla falegnameria ditemelo nei commenti, e se volete continuare a sostenere il canale sostenetelo come avete fatto. Quello che praticamente è la novità poi viene portata direttamente sul canale. Che la vita vi arriva.